Ciao a tutti, bentornati su Vivi con Letizia. Oggi sono molto contenta di presentare questo video perché è in collaborazione con Enza del canale Un po' questo e quello. Sono molto contenta di questa collaborazione con lei, in particolar modo perché lei è stata una delle prime supporter che ho avuto sul mio canale, quindi una delle prime persone che anche quando io avevo pochissimi iscritti mi dava fiducia, nel senso che commentava sempre i miei video, guardava sempre i miei video. Questa è stata una delle cose e lei è stata una delle persone che mi ha fatto capire che potevo credere nel mio progetto, quindi grazie Vincenza del supporto e sono molto contenta di collaborare con te. Questa collaborazione è stato un parto un po' lungo, anche lei ha aperto il suo canale che si chiama Un po' questo e quello, nel quale però fa delle cose un pochino diverse, è sempre un canale di DIY, ma fa delle cose un pochino diverse rispetto a quelle che faccio io. Fino a che un bel giorno mi ha incuriosito con la Silk Clay, che si chiama anche Foamy, è una pasta sintetica che io non conoscevo. Io tanti anni fa lavoravo già a paste sintetiche come la pasta di mais, però questa che è relativamente recente io non la conoscevo. Sono stata poi a una fiera, ne ho comprato un barattolino bianco e quindi qualche giorno fa ci siamo parlate e abbiamo detto dai, perché non facciamo una collaborazione facendo degli orecchini estivi proprio con Silk Clay. Nel mio video di oggi potrete vedere come modellare della Silk Clay bianca utilizzando degli stampi in silicone e poi le piccole formine, le creazioni saranno colorate con smalti acrilici, mentre lei vi farà vedere come modellare con le mani diverse forme e con Silk Clay già colorata. Io spero che questo video vi piaccia, mi raccomando andate a vedere anche il video di Enza che trovate sul suo canale, io comunque vi lascio il link nell'info box, fatemi sapere cosa ne pensate, io vi aspetto anche su Vivi con Letizia, naturalmente Vivi con Letizia Viaggi e Vivi con Letizia il gruppo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Per fare questi orecchini io uso della Silk Clay bianca che modello utilizzando degli stampi di silicone. Si può prendere direttamente una pallina un po' grossa di pasta e schiacciarla sulla forma, oppure si possono aggiungere dei piccoli pezzettini di pasta poco per volta in modo da modellarla meglio per poter ottenere uno spessore più sottile. Per fare degli orecchini pendenti formiamo un anellino usando un piccolo pezzettino di pasta con la quale formeremo un cilindretto. Chiudiamolo ad anello e appoggiamolo sulla pasta. Non c'è bisogno di fare molta pressione perché le due parti si attaccano da sole con molta facilità. Fare progetti di questo tipo è molto semplice anche per i bambini. Come vedete la mia aiutante Gaia sta modellando, sempre utilizzando uno stampo di silicone, un fiore. All'inizio la Silk Clay tenderà ad attaccarsi allo stampo di silicone. Non tiratela via per non rischiare di rovinarla, vi accorgete che potete farlo quando si staccherà facilmente dallo stampo. Come vedete inoltre con l'asciugatura c'è una certa percentuale di restringimento, tenetene conto se dovete fare progetti particolari. Togliamola dallo stampo e lasciamola all'aria ad asciugare, girando ogni tanto i pezzi in modo che si asciughino uniformemente sia da una parte che dall'altra. Se per caso un pezzo si rompe, possiamo aggiustarlo utilizzando un pezzettino di Silk Clay per tenere incollate le due parti. Basterà poi modellarla un pochino per fare in modo che non si veda la giuntura. Quando i pezzi sono completamente asciutti ve ne accorgete perché non rimangono più i segni delle unghie e fanno un suono acuto se ci battete sopra l'unghia, allora si può procedere a colorarli. Si possono colorare in tanti modi, si possono usare degli smalti per unghie oppure dei colori acrilici.
Alla fine, con della colla forte, basterà aggiungere i perni o delle monachelle per fare gli orecchini.